Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube. Allora, oggi leggeremo di nuovo il volantino, come ogni settimana, il volantino della Lidl con gli utensili della Parkside. Questa settimana troveremo pure qualcosina per l'automobile. Vabbè, mettiamolo sul bancone e vediamo quello che ci propongono. Perché rido? Ora vedrete. Allora, innanzitutto oggi con la luce spenta, in questo modo cercherò di avere meno riflessi possibili. Fatemi sapere però se lo gradite, cioè meno luce però meno riflessi. Allora, il primo articolo è un ausilio portatile per avviamento auto con powerbank. Si tratta di un jump starter, cioè un dispositivo che all'interno ha delle batterie che quindi accumula energia e grazie al grande spunto, collegandolo alla batteria dell'automobile nel caso in cui la stessa sia scarica, ci permette di avviarla. È dotata anche di altre uscite, si può utilizzare tranquillamente come un normalissimo powerbank. Infatti abbiamo le uscite USB più un'uscita 12 volt, non riesco a vedere però da quanti ampere. Quindi un dispositivo che si può utilizzare in diverse modalità come powerbank in casa, in viaggio, ma nel caso in cui ci sia bisogno di avviare l'automobile si può collegare ai morsetti e avviarla. Ho recensito diversi dispositivi, vi lascerò i link anche di altri prodotti. Anche giù ci saranno i link per esempio su Amazon per comprare alternative. Costerà 49 euro e per quanto riguarda invece la dotazione all'interno ci sarà un adattatore da 12 volt, un cavo di avvio e un cavo di ricarica USB di tipo C. Qua in basso invece troviamo un mini compressore con funzionamento 12 volt ma tramite presa accendisigari, quindi funzionamento con collegamento a 12 volt. In dotazione ci saranno 3 adattatori, il manometro integrato leggibile anche al buio perché sarà retroilluminato e in questa immagine vediamo i 3 adattatori per poter gonfiare diversi oggetti, per esempio palloni, materassini e così via. In questa didascalia possiamo leggere anche la specifica sulla pressione massima dell'aria che sarà di 10,3 bar, quindi 150 psi, e questa unità di misura si utilizza spesso anche con le bici. La massima capacità di aria sarà 22 litri al minuto e invece la lunghezza del cavo, che arriva fino all'accendisigari, sarà di 3 metri al costo di 14,99 €. Qua in basso invece troviamo 7 tappetini per auto antiscivolo e anche questi, ragazzi, non l'ho specificato, ma questi non sono Parkside ma sono Ultimate Speed, quindi il marchio che la Lidl utilizza per i prodotti destinati ad auto e moto, e comunque costeranno 8,99 €. Saranno 2 anteriori e 2 posteriori, tutti separati, quindi quelli posteriori non saranno unico pezzo. Da quest'altra parte invece ci saranno delle chiavi inglesi a 7,99 €, 8 pezzi, set a bocca oppure ad anello. E io sinceramente questa tipologia di chiavi con questo set venduto in questo modo non l'avevo mai visto. Per quanto riguarda le misure saranno differenti, quindi il set con a bocca, io l'ho sempre chiamato a forchetta, avrà le misure di 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 22, invece quelle ad anello da un lato e a forchetta dall'altro, o a bocca come dicono loro. A proposito, voi come le chiamate? Io l'ho sempre chiamata a forchetta. Comunque queste avranno altre misure, saranno 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 12, 14, 17 e 19. Questo invece è una tuta intera da lavoro al costo di 19,99 €, disponibile a quanto pare solo in questa colorazione con misure comprese fra M e XL, e queste sono le uscite di giovedì 12 dicembre. Non l'ho specificato prima, però l'ho messo in sovraimpressione, quindi andiamo indietro perché ci saranno altri articoli. Sempre da giovedì giorno 12 troveremo anche protezione per parabrezza a 3,99 € con rivestimenti per gli specchietti retrovisori laterali con strisce riflettenti, termoresistente da meno 50 a più 70 gradi. Per quanto riguarda le dimensioni saranno 118 x 175 x 145 e l'altezza 99 cm. Sulla destra invece troviamo un kit primo soccorso per auto a 4,99 € con diverse garze, cerottini, forbici e così via. E per il super weekend, quindi dal 13 al 15 dicembre 2024, troveremo il trapano a colonna con regolazione elettronica del numero di giri, che sarà scontato di 30 euro, e quindi anziché pagarlo 119 euro lo pagherete 89 euro. Numero di giri a vuoto compreso fra 500 e 2600 minuti, capacità del mandrino compresa fra 1,5 mm e 13 mm per il diametro della punta che può stringere, e invece il foro che può realizzare sarà di 40 mm al massimo nel legno, 13 mm al massimo nell'acciaio.
Questo trapano a colonna ve l'ho già recensito ed è il modello da 710 watt con la testa che si abbassa. Non si abbassa soltanto il mandrino, ma si abbassa tutta la struttura superiore. La regolazione elettronica del numero di giri permette, quando la punta incontra una resistenza, di dare maggiore potenza e mantenere costante il numero di giri. Sulla prima versione che è uscita c'erano alcuni difetti, in realtà poi lo hanno migliorato elettronicamente sulle versioni successive, ma sono rimasti su alcuni modelli, anche se pochi in realtà, alcune oscillazioni sulla testa. Cercate su YouTube riparazione trapano a colonna Parkside, aggiungete eventualmente anche Muscarella e vi usciranno i 2 o 3 video che ho realizzato sulla riparazione di eventuali difetti, nonché la regolazione dei puntatori laser e così via. Un altro particolare importante su questo trapano a colonna è il fatto che i puntatori laser ovviamente dovranno essere posizionati in modo che la punta tocchi la superficie, quindi immaginate su per giù a circa 15 cm, 10 cm di distanza dal mandrino. Se voi abbassate la punta, quindi abbassate tutta la testa, abbasserete anche i puntatori laser e quindi il punto di incrocio dei due fasci si abbasserà in contemporanea. Di conseguenza, quando andrete a forare, i due punti non saranno allineati con il punto che avevate preso. Questo è normalissimo e non dipende da un difetto, ma dipende proprio dal fatto che state abbassando e alzando il cono di incrocio dei due punti laser. Comunque nel video vi spiegherò tutto per bene, andatelo a guardare, ma siccome qualcuno manda avanti veloce, e anche a questo punto sicuramente starò parlando solo con pochissimi di voi, comunque andate a guardare il video per rendervi conto di questo dettaglio e di avere la possibilità, vi auguro di no, che se fosse difettoso si possa regolare con facilità. E stavo dimenticando di dirvi che ci saranno anche le banane. Allora ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Volete sapere pure perché ridevo? Perché ho pensato e ripensato 1000 volte, ma conviene fare un video per 5 articoli? Sì, vai, alla fine glieli spiego lo stesso ai ragazzi. Qualcuno possibilmente vuole sapere lo stesso cosa ci sarà in uscita. Si prepara per sapere che quella settimana non avrà impegni particolari con prodotti che escono che deve andare a inseguire. E quindi sì, alla fine l'ho fatto e vi ho spiegato quello che potevo su questi articoli. Detto questo, non mi rimane che ringraziarvi di aver visto il video fino in fondo. Vi invito ad iscrivervi al mio canale, cliccare sulla campanella qua giù, cliccate sulla campanella dopo esservi iscritti e ci vediamo a tutti nei prossimi caricamenti. Ciao da Riccardo e a presto!